Quella notte del 30 ottobre 1974, Muhammad Ali ha paura. Deve salire sul ring di Kinshasa, nel Congo che allora si chiama Zaire, e sfidare il campione del mondo dei pesi massimi George Foreman, più alto di 2 centimetri, più pesante di molti chili, più giovane di 7 anni e soprattutto imbattuto. Foreman viene da 40 vittorie su 40 incontri e i suoi colpi disintegrano gli avversari in poche riprese, tanto che il pubblico lo considera noioso perché polverizza i rivali. Se Ali sembra danzare sul ring, George è un picchiatore puro. Si muove poco, ha la testa ferma e spara pietre di pugni. Tutti gli Stati Uniti amano Big George Foreman, l'ex ragazzo rissoso convertito alla disciplina del ring. Lo amano anche i bianchi, perché Foreman è il pugile nero che non parla di politica e schiavitù e guerra, fiero del suo essere americano. Foreman è il nero buono, che vince per gli USA. Ali è il nero ribelle, che si chiamava Cassius Clay, ma ha rifiutato il suo cognome da schiavo. Ha preso un nome musulmano e ha scelto di non combattere in Vietnam, disertando. Nessun Viet Cong mi ha mai chiamato negro, ha dichiarato Ali, e come disertore ha perso il titolo, costretto a 5 anni di stop nel momento migliore della sua carriera. Per questo, al ritorno sul ring dopo una lunga squalifica, Ali ha imposto di combattere in Africa, per trasformare un semplice incontro di pugilato in una sfida simbolica e mostrare agli americani che in Africa ci sono esseri umani come loro, persone che organizzano eventi, vivono, odiano, amano come tutte le altre. Il match viene soprannominato Rumble in the Jungle e si combatte alle 4 di notte, come in una rissa di strada. Prima della sfida, Ali ostenta sicurezza, provoca. Foreman non è nessuno, non ha la minima chance, è un vecchio bulletto del Texas troppo cresciuto. In realtà, Ali è ben consapevole della forza devastante del rivale e delle sue limitate possibilità di vincere. Il suo team ha persino preparato una fuga in aereo per la Francia per curarlo subito, se le ferite riportate fossero troppo gravi. Già al primo round, Muhammad si rende conto che i colpi di Foreman sono ancora più micidiali del previsto. Bordate che ti possono staccare la testa o spezzare le ossa, le costole o un braccio. Non solo, Foreman non è lento come lui pensava e Ali non può danzare come vorrebbe. Foreman gli toglie spazio, taglia il ring e comanda la sfida. Allora Muhammad decide di usare la forza di George contro George, di assecondarlo. Se Foreman vuole tartassarlo di colpi, lo farà, ma Ali cercherà di usarli a suo vantaggio, per farlo stancare. Per incassare l'urto di quelle bombe, Ali sceglie di sfruttare le corde del ring come fossero un elastico, contro cui dondolarsi e attutire gli impatti. E così Ali si chiude, incassa, il corpo rimbalza sulle corde, usa la tecnica che passerà alla storia come rope e dope. Foreman continua a colpire, ma non riesce a mandare giù Ali. George picchia più forte che può, ma con il passare dei minuti si innervosisce, si stanca. Alla quinta ripresa, Ali resiste a una spaventosa serie di ganci ai fianchi e poi contrattacca con una sequenza di diretti. Alla sesta ripresa, il diretto sinistro di Ali si abbatte sulla testa di Foreman, che inizia a soffrire. «È tutto qui quello che sai fare?» lo provoca Ali. All'ottava ripresa, Foreman prova la carta della disperazione e si scaglia su Ali come un toro, menando mazzate tremende, ma ormai il colosso è sfiancato, ha perso lucidità. Pochi secondi prima che finisca il round, George finalmente scopre la guardia e Ali riesce a centrarlo dritto alla testa. Il gigante barcolla, si piega ed è chiaro che ormai sta crollando al tappeto. Muhammad si avvicina ancora, carica il destro per scagliarlo sul viso ormai senza guardia di Big George, che sta proprio di fronte al suo guantone. Ma non lo fa. Trattiene il braccio e questo pugno che Ali non mette a segno volutamente forse certifica più di tutti la sua grandezza. Un attimo dopo, George Foreman crolla al tappeto senza rialzarsi. Ali è di nuovo campione del mondo, la folla impazzita lo porta in trionfo, mentre su Kinshasa si abbatte un diluvio. Muhammad però dopo l'incontro scompare. Nessuno sembra in grado di trovarlo, si vocifera che sia già fuggito verso gli Stati Uniti. Il primo giornalista che lo incontra lo ritrova quasi all'alba, nella notte africana, fuori dalla villa in cui alloggia, solo e senza staff, senza interviste, senza macchine fotografiche. Ali sta semplicemente giocando con alcuni bambini locali. Non ci sarà mai nessuno come lui, pensa il giornalista vedendo la scena, e forse è proprio così. Quanto a Foreman, esce distrutto da quella sconfitta. Odia Ali, arriva ad accusarlo di aver fatto allentare le corde per batterlo e cade in depressione. Senza il titolo di campione del mondo non sa più chi è
e nemmeno cosa fare della sua vita. Si consola con il sesso, le auto lussuose, le case, persino con gli animali feroci comprati per diletto. Foreman combatte ancora, vince ancora, poi perde da un buon pugile poco noto, Jimmy Young. Ma negli spogliatoi, dopo questo incontro, ha un malore. Si sente mancare. Dice di trovarsi in un posto di disperazione e assenza, sospeso tra vita e morte. In quel posto sente la voce di Dio, che gli chiede di cambiare vita. Il tremendo George Foreman si mette a baciare tutti in bocca negli spogliatoi e lascia la box. Si converte in cristiano rinato, predica per le strade, diventa ministro di culto, apre un centro per aiutare giovani con gravi problemi personali. Per 10 lunghi anni Foreman aiuta gli altri e fa l'imprenditore, producendo una famosissima griglia per barbecue con cui mantenere i suoi 12 figli. Ma a 38 anni Big George decide clamorosamente di tornare sul ring, affermando che la fede gli ha mostrato come la box può essere il modo di onorare il Signore. Foreman compie un'incredibile ascesa e torna campione a 45 anni, 20 anni dopo la sconfitta con Ali. Ero diventato più consapevole, meno animale, era come se avessi imparato da Ali a danzare anche io. Big George smette definitivamente a 48 anni, dopo una carriera strabiliante, e la sua griglia per la carne vende milioni di pezzi. La rivalità con Ali viene cancellata subito, sul finire degli anni 70, da lunghe telefonate tra i due ex campioni in cui si parla di box, ritorno sul ring, del cristianesimo di George e dell'Islam di Ali. Alla notte degli Oscar del 1996, George Foreman accompagna il suo grande rivale, Muhammad Ali, ormai indebolito dal morbo di Parkinson, e lo aiuta anche a salire i gradini che li conducono sul palco. Ali è una persona e un uomo straordinario, il più grande di tutti. Ho perso da un campione immenso, ma non è più un nemico. Condannandomi, lui mi ha fatto rinascere. La storia di Ali e della sfida con George Foreman è una delle 20 contenute nel mio libro Abbiamo toccato le stelle, storie di campioni che hanno cambiato il mondo, edito da Rizzoli e ordinabile in libreria oppure online.